Questa è la mia nuovissima Mini 4VD Speed Expert su telaio FMA. E anziché fare come faccio di solito, che prima vi parlo della Mini in studio e poi vi mostro come va in pista, oggi faccio l'esatto opposto, quindi prima vi mostro quanto va e poi ne andiamo a parlare tranquillamente in studio. Bentornati al garage della Bassa! E quindi amici, eccoci ritornati in studio. Allora, come vi è sembrata? Secondo me non è davvero niente male. Certo, è chiaro, voi avete visto il tempo che è stato fatto, però non sapendo quanto è lunga esattamente la pista, non sapete neanche paragonarla ad altri modellini che avete già visto in gara. Adesso non vi preoccupate, vi darò tutte le specifiche, faremo tutti i calcoli, comincerà la parte noiosa del video, ma prima di cominciare questa parte ci tengo a fare dei ringraziamenti e delle congratulazioni, perché signore e signori, Alex Turk, il primo abbonato di questo canale, è diventato finalmente un Light Dash. Complimenti Alex Turk. E voglio salutare i due nuovi abbonati, due nuovi fan della Bassa, Spunks14 e Jonathan Bartolomeo. Ragazzi, grazie mille di aver deciso di diventare fan della Bassa, perché con il vostro aiuto e con l'aiuto di tutti coloro che decideranno di abbonarsi al canale, ottenendo quindi anche i vantaggi che avete ottenuto voi, starete veramente supportando fortemente questo progetto, perché è davvero difficile portare avanti un progetto così tanto dispendioso solo e unicamente con la monetizzazione di YouTube. Vi ricordo quindi che se vi volete abbonare al costo di 99 centesimi ottenete il vostro badge esclusivo che migliora con il tempo a tema motori Mini 4VD, avrete le emoji da utilizzare qua sotto nei commenti e sono cose esclusive degli abbonati, ci saranno sondaggi riservati, ci saranno i ringraziamenti come avete appena visto, ci sarà un'altra cosa che adesso non mi ricordo, vabbè, comunque ci sono un sacco di vantaggi, ma soprattutto la consapevolezza che state aiutando questo progetto a crescere e ad andare avanti. Ma adesso finalmente possiamo parlare un po' di numeri, quindi cominciamo spiegando quanto è lunga questa benedetta pista. Allora, dal track editor risulta che la mia pista con quella configurazione che avete visto è lunga esattamente 46,33 metri, quindi è molto facile fare il calcolo. Io ho qua il mio telefono, 46,33 diviso il tempo che abbiamo visto in secondi, quindi 5,06 era 5,058, vabbè, facciamo 5,06 fa 9,15 metri al secondo. Lo so che tanti di voi potrebbero quindi dire vabbè, ma allora non è niente di che. Allora, vero, nel senso che avete già visto una gara di Mini 4VD Speed e lì in qualche ripresa si vede che si viaggia sopra i 10 metri al secondo di solito, ma dovete tener conto anche del fatto che è una pista veramente molto piccola e la stragrande maggioranza di questa pista è molto tecnica, praticamente è tutta curve, cambio corsia e c'è un solo e unico rettilineo. D'altra parte invece considerate anche il fatto che ho deciso di fare una partenza lanciata, cosa che di solito invece nelle gare Mini 4VD non si fa, ma comunque nelle gare Mini 4VD qualche rettilineo indietro lo si parte, quindi secondo me comunque in una gara questa Mini dovrebbe comportarsi abbastanza bene. Non ho intenzione di spiegarvi nel corso del tempo tutte le prove che ho fatto, so già che tanto me le chiederete nei commenti, perché nel setup che avete visto, ecco ve lo faccio rivedere di nuovo, purtroppo la luce non è un granché oggi perché piove, avete sicuramente notato che c'è qualcosa di diverso dai soliti classici setup Speed Expert che vedete alle gare. E questo perché? Perché ho deciso di fare un po' di prove e questo è stato il setup che ha funzionato meglio di tutti. Quindi roller da 17 mm all'anteriore, cuscinetti a sfera da 11 mm al posteriore, ho utilizzato queste fibre qui, che se non mi sbaglio dovrebbero essere le fibre posteriori della R, soprattutto mi sono piaciute molto all'anteriore perché permette di bloccarlo su più punti, quindi rende più rigido l'anteriore. Invece utilizzando un'unica barra si risparmia qualcosina di peso, ma proprio qualcosina di peso, però si compromette un pochino la stabilità perché a volte i roller, se il muso non è bello rigido, tendono ad andare un po' verso l'indietro e quindi rischiano di andare in negativo o in pari e volare fuori. Ovviamente sto parlando di angolo dei roller, perché chiaramente il frontale ha sempre un angolo verso il basso e quest'angolo ho deciso per adesso di non regolarlo, l'ho tenuto proprio secondo l'angolo del telaio. Volevo fare dei test puri, puliti
semplici, perché prima di tutto bisogna capire come funziona una Mini e poi si cerca di migliorarla. Altre cose che potete vedere, vabbè, relativamente importante, questa carrozzeria l'avete già vista in altri video, è una Dual Ridge che ho verniciato un bel po' di tempo fa, l'ho adattata tagliandola molto male per poterla utilizzare su un telaio FMA, però posso dire che comunque la sua figura la fa. Adesso io sono un po' lontano dal tavolo più vicino qui. Ci siamo liberati finalmente della carrozzeria, così vi posso far vedere dentro. Ma chiaramente non aspettatevi niente di che, cioè è un setup molto semplice, tranne per una cosa. Guardate il blocco a batterie. Ecco, tutti sappiamo, vediamo se ne ho uno da parte. Ok, finalmente l'ho trovato, eccolo qua. Tutti sappiamo che il telaio FMA utilizza questo blocco batteria. Invece io sto utilizzando quello del telaio Super 1. Perché? Perché funziona bene e perché è molto più leggero. Magari adesso vi faccio una qualche ripresa al tavolo che utilizzerò così durante il mio voice over per farvi vedere la differenza, perché è veramente tanta. Si parla di circa un paio di grammi di differenza che su una Mini 4VD Speed effettivamente contano. Ogni grammo conta su una Mini 4VD Speed e finché risparmiare peso non compromette il corretto funzionamento della Mini è sempre buono risparmiarlo, questo senza ombra di dubbio. Cerchi. Come cerchi utilizzo i classici cerchi carbon neri, sono quelli con il passo più stretto, quindi narrow. Poi le gomme sono gomme low friction nere, sono molto semplici. Scusate, sta andando via la luce, mi sa che devo accendere la seconda ring light. Ecco dai, già così vedo che va un po' meglio. Vi stavo dicendo che sono le 4 gomme low friction che si trovano nel kit. Vi lascio qua magari in sovraimpressione il codice del prodotto, sono molto facili da trovare, si trovano mi pare all'interno del kit con 4 cerchi larghi, sono quelli con quelle razze strane, non tanto belli, a me non fanno impazzire onestamente come cerchi, però sono comunque gomme low friction che per tanto tempo è stato difficile trovare in circolazione. Perché non ho utilizzato le gomme hard dietro? In realtà le ho utilizzate le gomme hard dietro, però sono andate peggio e quindi che faccio? Continuo a utilizzare una cosa che è andata peggio? No, queste gomme davanti e dietro hanno funzionato molto meglio e quindi continuo ad utilizzarle. Parlando invece del motore, immagino sappiate già di cosa andremo a parlare. Sprint Dash, tra l'altro è uno Sprint Dash che ho selezionato, no, è lo stesso Sprint che avete visto negli scorsi video, quello di cui tra l'altro nel video quello che ho fatto all'evento di Alessandro Ghilardi, detto in arte Sghillo, era quel motore che dicevo che era rimasto fermo per un po' di tempo e dovevo revitalizzarlo. Ecco, a quanto pare quel motore ho notato che andando all'inverso, cioè andando secondo la direzione che serve al telaio FMA, va effettivamente molto veloce. Prendete con le pinze quello che vi sto per dire, perché mi sono affidato a un'applicazione per il telefono per contare i giri, ma a 2,8 volt sviluppava più di 36.000 giri. Secondo me non è davvero niente male. Poi se volete dopo facciamo una prova con lo speed checker, che tra l'altro in questo momento è qua sullo sfondo. Lo vado a riprendere e ci facciamo pure una prova sullo speed checker. I rapporti sono rapporti da 3,5 a 1, nessun tipo di modifica e non è stato affiancato nulla vicino agli ingranaggi per rispettare non solo il regolamento speed ma anche quell'incredibile farsa che è il regolamento di gara di cui mi hanno parlato da un po' di tempo. Io ce l'ho veramente qua quel regolamento di gara perché secondo me è una farsa pazzesca, è una cosa tremenda, però se proprio va rispettato allora rispettiamolo, anche se è ridicolo. Perché non ho utilizzato degli altri ingranaggi visto che vi ho detto poco fa che la mia pista è una pista piccola, quindi è una pista tecnica? Perché io le prove le devo fare secondo quello che utilizzerò in gara. Siccome lo so che le piste in gara saranno sempre e solo piste molto più veloci di quella che ho io, è inutile che mi metta a fare le prove con il 3 a 7 a 1, il 4 a 1 il 4,2 a 1. Certo, sì, ok, andrò più veloce sulla mia pista, però poi dopo andrò più lento sulle piste delle gare. Stessa cosa vale per la scelta del motore, perché uso uno sprint e non un power? Chiaro, perché io voglio andare forte in gara, non voglio andare forte nel garage di casa mia. Quelle che sto facendo sono solo delle prove per capire come deve essere strutturato il setup della mia Mini 4VD, qual è il setup che funziona meglio. Chiaramente se un setup funziona bene su una pista molto piccola e molto tecnica, per forza di cose funzionerà bene anche su una pista molto più lunga con molti più rettilinei e molto più veloce. La luce mi sta abbandonando completamente, quindi ci spostiamo sul tavolo così non mi vedete più, non devo più impazzire con questa dannata luce che va e viene ma soprattutto che va, e facciamo una prova con lo speed checker. Pronti? Via!
Ed eccoci qua, ho caricato un paio di batterie al massimo di quelle che avevo da parte. Chiaramente non sono state ciclate di nuovo, non ho fatto una scarica pulsata per migliorarne le prestazioni, ho preso le batterie che avevo prima e le sto rimettendo dentro così al volo. Accendiamo il nostro speed checker e facciamo una piccola prova giusto per divertimento. Ed eccoci qua, massimo raggiunto 52 km/h, spero di non avervi distrutto le orecchie, penso che avrò abbassato l'audio in editing per non farvi del male. Questa è la macchinina. Secondo me davvero non si comporta niente male, soprattutto per quanto riguarda la pista, ed è un bel progettino, anche perché l'FMA non è uno di quei telai che vengono utilizzati molto spesso in questo tipo di gare. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi anche tutte le domande che volete riguardo al se ho provato questo, ho provato quello, ho provato quell'altro, non vi preoccupate, io vi rispondo. Se alcune prove non le ho fatte le farò, perché magari può capitare che mi siano sfuggite. Se invece altre prove le ho fatte vi dirò l'esito. Nel frattempo comunque questa Mini continuerà ad essere sviluppata e soprattutto bisognerà sistemare un po' le batterie, bisognerà svilupparle un po' meglio perché sto iniziando soltanto adesso a capire come prendermene cura. Magari più avanti faremo un video anche riguardo alle batterie, cosa ne pensate? Io sono contentissimo di essere stato qua con voi, spero di esservi stato utile e che questo video vi sia piaciuto e noi ci troviamo sempre qui nel prossimo video al Garage della Bassa. Ciao!